Ciao ragazzi, bentornati. Finalmente ho tra le mie mani il nuovo Thundercracker. Sono davvero contento perché mi è arrivato prima del previsto. Quindi vediamolo subito. La scatola è di dimensioni contenute, poi vedremo perché ci sarà da ridere. In facciata c'è il classico artwork del personaggio, nulla di nuovo. Dietro una foto in robot mode messa in posa e l'alt mode trasformato. Simpatica la scenetta del film che hanno piazzato sopra. C'è anche la bio riassuntiva di fianco. All'interno troviamo una bustina con delle parti, infatti ci sono i flap, i null race e le punte delle ali. Brutta l'idea di rompere le ali, solo per farlo entrare in una scatola più piccola. Decisione molto discutibile. In rete ho letto di alcuni che hanno perso questi pezzi. Fate attenzione quindi. Oltre a questo, all'interno ci sono le classiche istruzioni per la trasformazione. Si dice che esistano volti differenti di questo Thundercracker. A me è capitata la faccetta felice. Nel cartone lui era quello serio. Quella ce la vedo più per Skywarp, ma comunque. La finitura sul busto è opaca, mi piace parecchio. Le proporzioni sono corrette. Online si dice che le braccia siano corte. Guardando bene l'artwork G1, a me sembrano della lunghezza giusta. Anche in alcuni frame del cartone animato. I dettagli sono pochi e semplici. Sulle ginocchia e sui piedi ne vediamo alcuni. Noto anche delle pannellature, quindi con un Gundam Markers potete farli risaltare volendo. Dietro le ali non sono il massimo, ma si possono mettere i flap delle gambe. Lo so, è parts forming, ma almeno avete un'opzione in più, soprattutto se volete renderlo più accurato al cartone. Dietro la testa c'è l'elemento light piping trasparente. Questo è di colore viola. Strano che non sia rosso. Anche sul bacino ci sono delle pannellature. Poche, ma ci sono. Ai fianchi vedo dei gap. Dalle prime foto sembrava peggio. Devo dire però che ad occhio nudo sono accettabili. Come al solito Hasbro ci regala queste belle voragini alle braccia. Ne saranno contente le aziende cinesi che faranno upgrade kits. Immancabili i fori e i bicipiti per i null race. I thrusters sotto i piedi mi sono piaciuti e sono più fedeli al cartone G1. Il musetto non sporge dietro la testa come l'Earthrise, è ben nascosto dietro la schiena. Le articolazioni sono ok, non il massimo, ma ci sta. La testa infatti ruota a 360 gradi, ma fa fatica a guardare su e giù. Questa è pure abbastanza dura da ruotare. Scordatevi giunti a farfalla qui. Le braccia potrebbero ruotare liberamente. Le ali, tuttavia, limitano molto alcune pose. Infatti queste non si possono muovere. Non ci provate nemmeno perché ho visto molti con stress marks ai giunti. Il null ray si può finalmente ruotare con il bicipite. In molti volevano questa funzione. Il gomito si chiude leggermente sopra i 45 gradi, mentre le mani si ruotano ma non fanno altro. Il busto ha una sua rotazione. Anche questa la volevano in tanti ed eccola qua. Il bacino ha un pannellino frontale che si alza, così come i pannellini laterali. Le stesse gambe possono alzarsi di parecchio e grazie a quei pannellini si può fare anche uno split. Tilt alle caviglie c'è ed i piedi si piegano in avanti. Indietro no e si stacca l'elemento se ci provate. O almeno a me questo è successo. Avendo già la versione Earthrise ho voluto compararlo con questo. Si nota subito la differenza di tonalità. Lo Studio Series è più azzurro, mentre il precedente vira più sul turchese scuro. C'è da dire in verità che a dettagli l'ultimo vince a mani basse. L'intento di Hasbro era dare ai fans un Seeker uguale al cartone G1, e ci sono riusciti, devo ammettere. Quindi ci sta l'assenza di alcuni particolari, soprattutto sul petto dove l'Earthrise ha delle ventole. La silhouette però è più schiacciata nell'ultima versione, dove il musetto sparisce. Bando alle ciance, trasformiamolo in alt mode.
Il cockpit si può aprire, non aspettatevi ultra dettagli, è già tanto che ci sia una sedia scolpita dentro. In questa modalità le pannellature sono molto più evidenti. Il logo dei Decepticons non è stampato proprio bene, è poco nitido, soprattutto i bordi. Il jet di lato è molto snello ed affusolato. Finalmente abbiamo 2 afterburners fatti come si deve. Non danno l'idea di vedere i piedi del robot. Sotto però c'è una voragine. C'è poco da fare. Hasbro qui ha sempre dei problemi. Si vede anche un po' la testa. Però se volete c'è un piccolo forellino. Lo potete sfruttare per metterlo su uno stand. Utile per pose acrobatiche in volo. In Hull Race si possono cambiare di posizione grazie agli altri fori. Presente anche il carrello anteriore per posarlo su un piano, così non casca. Dopo averlo comparato in robot mode, ora vediamo qui le differenze in jet. La primissima cosa che balza all'occhio è proprio il cockpit. Nel nuovo modello è di un arancione più saturo, anche più piccolo. Le prese d'aria sono più corte nell'Earthrise ed argentate. Qui invece è grigio opaco e più lunghe. Sulla vecchia versione però c'è un foro bello grosso. A me questo non è mai piaciuto onestamente, quindi ottimo che non ci sia nello Studio Series. Di contro qua abbiamo 2 pannelli neri sul dorso. Come mai sia venuto in mente ad Hasbro di metterli, chi lo sa. Le decorazioni rosse e bianche sono più grandi in questo nuovo, così come i loghi Decepticons. Nel vecchio i loghi erano anche angolati, qui invece sono dritti. Come abbiamo notato prima, gli afterburners sono finalmente fatti come si deve. Nell'Earthrise decisamente no. La classica voragine sotto la pancia del jet c'è anche sulla vecchia versione, però più piccola e discreta, bisogna dirlo. D'altra parte il carrello del musetto è assente nel precedente modello. Lo Studio Series ha un profilo laterale un pelo più snello rispetto al vecchio. Dopo averci giocato per bene, devo dire che la posabilità non è il massimo. Anzi, parecchio legnoso. Devo esservi proprio sincero. Ok, c'è l'articolazione al busto, ma il resto è abbastanza limitato, soprattutto per colpa delle ali. La trasformazione però l'ho trovata gradevole e non rognosa. Quello che può dar fastidio magari è il parts forming. Hasbro comunque ha dato l'opzione di farlo o meno e ne va dato atto. La voragine sotto in alt mode non ne parliamo. Ormai è un classico. Così come quelle delle braccia. Il fatto che abbiano dovuto tagliare le ali è davvero ridicolo. Questo solo per voler risparmiare sulla dimensione della scatola. Lo trovo assurdo. A livello estetico ci siamo. È sputato al cartone G1, quindi vendite assicurate. Avremo 1000 modelli basati su Thundercracker. E Skywarp è già stato annunciato. Io l'ho preordinato e non vedo l'ora. Con ciò, se preferite un robot più realistico e dettagliato, Earthrise tutta la vita. Se invece siete più nostalgici e volete la fedeltà al cartone, Studio Series assolutamente. E con questo io mi fermo qui. Non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuta la recensione ed iscrivetevi. Se non vi è piaciuta, fatemi sapere perché con un commento qui in basso. Alla prossima!